Buongiorno web amici, benvenuti in un altro video del calendario. Oggi Ferragosto faccio gli auguri a tutti e nel frattempo vi regalo anche un video sì, per vedere effettivamente la velocità massima della Evoque Urban Classic. Loro la dichiaravano 130 km/h, dopo un aggiornamento che ho fatto a 145, e quindi andiamo a verificare se effettivamente questi 145 km/h li fa. Come vedete qua ne ho una, sapete che ne ho due uguali, qui tutti e due blu. Questa non è quella che userò l'altra, non ho messo l'altra che sarebbe la mia personale perché ho già fatto parecchie modifiche, quindi non volevo farvela ancora vedere perché farò poi un video apposta per le varie modifiche che ho fatto, e vi devo dire che a me piace veramente un sacco. Ho fatto delle modifiche secondo me molto belle, poi vi farò vedere. Ok, quindi parto e vado con la mia. Ovviamente la modifica, parliamo di estetica, perché la modifica della centralina del firmware dell'upgrade l'ho fatto io personalmente per far sì che da 130 andasse a 145 all'ora. Questo aggiornamento ovviamente mi è stato mandato dall'Evoque, non è che l'ho fatto io di mia iniziativa, quindi mi hanno mandato l'aggiornamento e io col computer ho fatto l'aggiornamento. Ok, e solo per spiegarvi che quindi con questo nuovo aggiornamento questa moto finalmente adesso fa 145 all'ora. Non che prima andasse piano, perché 130 all'ora insomma non sono pochi, ok? Visto il range delle moto che solitamente vedete, tolto la zero. Bene, ok, quindi mi preparo, andrò nel solito rettilineo dove avete visto gli altri video solitamente della TC Max, TS Max che l'ho fatto io. Le prove sono in un rettilineo abbastanza lungo da poter vedere tutta la velocità che fa. E questo rettilineo è lo stesso per tutti. Oltretutto l'avevo fatto uno l'anno scorso, era proprio il 15 di agosto, TS Max contro TC Max 2019, oggi è il 15 agosto e facciamo invece il video dell'Evoque, quanto effettivamente va forte l'Evoque. Mi preparo, andiamo al rettilineo, GoPro sul casco, GPS, quindi velocità reale, non quella con 3 km, ma nel frattempo cerco di inquadrare tutti e due così vediamo anche la diversità, e faccio il pezzo lanciato. Vediamo anche così il raggiungimento dei 100 all'ora, quanti secondi ci mette. Magari lo metto in alto se riesco a farlo e vediamo un po'. Secondo me ci metterà dai 6-7 secondi, comunque vedremo, 7, forse più 7, ok? Non ho ancora provato, ve lo dico a mia sensazione. Ok, parto e ci vediamo lì sul rettilineo. Se sono nel rettilineo solito, come potete vedere, non so se con il sole si riesce a vedere bene, non importa, io ho messo la registrazione dello schermo del mio telefono così vediamo effettivamente la velocità. Ovviamente qua segna 0, gli segna 0. Io venendo in qua ho visto che c'è un 3 km di differenza rispetto a quello, quindi segna 3 km in più il contachilometri originale. Ok, facciamo partenza a bomba e vediamo quanto fa. In questo momento non c'è nessuno, aspetto che passa questa moto e parto. Sono arrivato a 161 di contachilometri e 148 GPS. In realtà va di più di 148, non ci ho pensato che quando arrivi a una certa velocità ci va qualche secondo prima che il GPS prenda il segnale, quindi togliendo i 3 km diciamo che i 158 dovrebbe arrivare, quindi 10 km in più. Comunque ampiamente supera i 145 all'ora. Adesso riprovo andando su di nuovo a fare una tirata, vedo se riesco a tenerlo un po' di più e vediamo se superiamo questi 148 da contachilometri. Comunque i 100, io avevo fatto 157
sinceramente vi dico la verità, l'avevo già testato e quindi 158 non mi stupisce, perché più o meno siamo lì, quindi 1 chilometro in più di quello che doveva andare, quindi ci siamo. Devo dire che supera di 10 km tranquillamente la velocità dichiarata, e se stiamo a vedere quando è stata prima di fare l'upgrade faceva 130, quindi una bella differenza. Ovviamente la batteria andando forte così va giù. Vi devo dire che ancora è piena, ovviamente perché abbiamo fatto questi pochi chilometri, ma rispetto ad altre, come vi raccontavo, qua si vede la differenza. Ok, prova fatta, anche se fa un caldo pazzesco, e come avete visto, non so se si vedeva dalla GoPro, adesso andrò a montare il video, se no ve lo dico io, sono riuscito ad arrivare a 161 km/h. Al ritorno ho dovuto un po' mollare perché c'era un trattore che stava arrivando, quindi ho temuto un po', e poi avevo davanti un altro mezzo che andava più piano. Comunque 161 km/h li ho fatti da conta chilometri, calcolando, come dicevo, un 3 km/h in meno da quello che segnava, quindi siamo sui 158. Prova ampiamente superata, quindi da 130 siamo passati a oltre 150, quindi 155 tranquillamente ci arriviamo, ovviamente dipende dal peso, se no comunque tranquilli che 145-150 li fa alla stragrande. Quindi è un mezzo, devo dire, a 360 gradi, quasi come una moto endotermica, e come avete visto la batteria ancora adesso la prima tacca non è scesa, quindi ci consente veramente di usarla veramente in modo come vogliamo, dare quasi dove vogliamo, ma di farci già dei bei viaggetti, e trovando la colonnina riuscire a caricarla anche in 60 minuti, quindi facciamo il nostro pranzo oppure ci fermiamo un attimo, una sosta, e riusciamo a usarla ancora un po'. Devo dire che a me ha soddisfatto molto, e non vedo l'ora di farvi vedere la mia customizzazione. Devo ancora finire 2 cose che mancano ancora, non sono ancora arrivate, per quello che non ve la faccio vedere, ma vi assicuro che ovviamente va a gusti, ma a me piace veramente molto, soprattutto una soluzione che poi vi spiegherò. Ok, al prossimo video da Credendario, ciao ciao.